Ciao a tutti, amici della Vergine. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Vergine, tendenze energetiche affettive generali per la prima metà di ottobre 2022. L'imperatrice. Amici della Vergine, l'imperatrice parla di crescita, di abbondanza. Probabilmente per qualcuno si tratta di una gestazione, può essere fisica, quindi di un bambino, oppure di un progetto. E molte volte fa riferimento alla madre, quindi andremo a vedere poi nella lettura di che cosa si tratta nello specifico. Ora, un Ching dell'amore, vediamo che cosa vi dicono. Carta numero 40. Carta numero 47, il fallimento. Qui casca qualche maschera, diciamo così. Situazione interessante. Andiamo un pochettino a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Prendete solo quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Per avere poi un messaggio più completo o nel caso non risuonasse la lettura, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate la mia email. No, queste le tiro su perché sono uscite troppo in blocco. Trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora, andiamo a vedere. Abbiamo un 8 di bastoni. Ho cambiato anche la lettura sull'amore, quindi quella che sto facendo adesso. Fondamentalmente ho tolto i mini tarocchi, quindi la parte diciamo generale, delle affettività in generale, quindi che comprende la famiglia, gli amici, i figli, tutto quanto, è un po' più ridotta, però ho ampliato la parte relativa ai single e la parte relativa a chi ha una relazione. Quindi mi direte poi voi se vi arrivano più informazioni così o insomma cosa ne pensate. Ecco. Allora, dicevo, siamo partiti con un 8 di bastoni, 10 di coppe, 8 di coppe, abbiamo un 6 di bastoni, al contrario entrambe, e un 9 di coppe. Allora, l'8 di bastoni mi parla di un'energia forte, allo stato puro, può essere qualche tipo di notizia, normalmente è un acceleratore, l'8 di bastoni, quindi è come se fosse energia allo stato puro. E c'è il 10 di coppe dopo, quindi sento che a livello familiare c'è una bella unione, un bel appagamento familiare. C'è qualcuno che fondamentalmente non se ne vuole andare, sta bene lì dov'è. Il 10 di coppe è un 10, quindi è una carta di compimento, di appagamento, parla comunque di una famiglia, di un'unione familiare eh, concreta, solida. Avendo poi l'8 di coppe al contrario, è come se ci fosse qualcuno che dovesse fare un viaggio, volesse fare un viaggio, ma non ha voglia di fare, non ha voglia di prendere questa distanza, o probabilmente per qualcuno si tratta di non volersi responsabilizzare, mi dicono, perché mi parlano di responsabilità. Ok, abbiamo un 6 di bastoni, al contrario. C'è qualcosa che non vi fa sentire pienamente riconosciuti in questo gruppo. Può essere che di fondo in questa famiglia piuttosto che gruppo di amici vi troviate bene, però che non sia proprio il massimo. Anche se poi vi devo dire che qui avete un 9 di coppe. Quindi il 9 di coppe parla di un compimento, un appagamento, è la carta del sogno compiuto. Guardate, in realtà, cioè, apparentemente è come se fosse tutto bello, tutto idilliaco, diciamo così. Abbiamo anche un fante di bastoni, che è una carta che ci parla, e un re di pentacoli al contrario. In realtà ho l'impressione che stiate bene, ma vedendo poi la carta del fallimento, come l'impressione che
Ecco, abbiamo questo re di pentacoli al contrario, nel senso che è un appagamento, mi verrebbe da dire virtuale, perché poi a livello concreto abbiamo questo re che è al contrario, come se non fosse in realtà poi così concreto. E poi comunque c'è anche questo fante di bastoni. Non lo so, lo vedo un po' triste in realtà in questo mazzo, questo fante di bastoni. Normalmente è una carta che parla di gioco, di gioiosità, di divertimento. E invece qui lo sento un po' triste questo fante di bastoni. Diciamo che nel vostro piccolo non state male. Qui vedo una sorta di appagamento familiare, poi diciamo che non vi sentiate appieno riconosciuti, perché comunque qui avete un 9 di coppe e qui il 10, sarebbe meglio che fossero stati al contrario. Non dico che si torni indietro, però qui manca una coppa, quindi probabilmente c'è stato un cambio, c'è stato qualche tipo di notizia, di messaggio che ha creato una sorta di unione in qualche tipo di magari famiglia, ambiente lavorativo, perché anche nel lavoro ci sono le relazioni, emotive. Però ecco, non è esattamente, è qualche cosa che si sta gestando probabilmente. Però la questione del fallimento è che qui, ecco, non sembra essere poi... ehm, non vi sento concreti, come vi posso dire? Andiamo a vedere con i singoli e poi dopo con le persone che sono in una relazione. Magari c'è qualche carta in più. Allora, 2 di coppe, wow, è la carta del matto. La torre al contrario. Abbiamo un cavaliere di coppe, un 10 di pentacoli al contrario, un re di bastoni al contrario e un cavaliere di bastoni al contrario. Allora, potrebbe essere che molti hanno conosciuto qualcuno, c'è stato un incontro, abbiamo un 2 di coppe per iniziare. E sento che siete voi che vi siete buttati con fiducia in questa nuova conoscenza, in questa nuova unione, in quello che per qualcuno potrebbe essere stato anche un compromesso, ok? Tipo, ci vediamo ancora, piuttosto che cose di questo genere. Il fatto di avere la torre al contrario, io sento che c'è qualcuno che non si vuole staccare da qualche cosa, perché tutte e due le carte qui sono al contrario. Abbiamo l'otto di coppe che è la carta del ricercatore e di qualcuno che parte per un viaggio, per fare una ricerca interiore, ma è al contrario, come se appunto non ve ne voleste andare, non voleste fare questo salto di guardarvi dentro, di prendervi le vostre responsabilità. E quando c'è la torre al contrario, normalmente si parla, cioè, quando è dritta si parla di una caduta dell'ego, quando è al contrario, io sento che c'è qualcuno che vorrebbe interrompere qualche tipo di dinamica, interrompere qualcosa. Probabilmente una situazione di un po' infantile, mi vorrebbe da dire. Sapete, ci sono quelle persone che magari con mm, poi ognuno, cioè non lo sto dicendo come forma di giudizio, è solo perché magari c'è qualcuno che non lo sa e quindi ci sono persone che anche da adulti fanno la classica domanda: ci mettiamo insieme? Perché per loro, per queste persone, c'è bisogno di un punto di inizio probabilmente, di un qualche cosa che, diciamo così, ufficializzi, no? E potrebbe, perché comunque abbiamo la carta del matto, che parla sempre di quei movimenti un po' impulsivi, un po' infantili. Il matto ricorda il bambino interiore, no? E i bambini in effetti sono pura emotività, non pensano, vanno d'impulso. E sento che è un po' questo il punto. O qualcuno
o qualcuno qui vorrebbe come vi posso dire, non agire completamente di pancia, trattenersi, diciamo così. Guardate, datemi un'altra carta per sta torre al contrario. Di nuovo un'altra carta al contrario, asso di spade. Qui c'è qualcuno che non vuole interrompere qualche tipo di comunicazione, qualche tipo di realtà. Il punto qual è? Che con questo cavaliere di coppe qui c'è una proposta, un dialogo, una comunicazione, un'offerta, che è un po' in dubbio, nel senso che probabilmente ci si sta aspettando che l'altro vi riconosca in quanto fidanzata, ufficiale, piuttosto che cose di questo genere. Se non aveste nessuno, proprio nessuno, ehm, sento che è un buon periodo. È come se aveste fatto un nuovo compromesso con voi stessi o voi stesse e dire: ok, ma io mi butto alla vita, cioè tanto comunque per stare da solo o da sola e vivere con l'encefalogramma piatto, preferisco l'encefalogramma che va su e giù, però sì, è vero, ci sono i giù, ma ci sono anche i su. Quindi alla fine mi butto con fiducia alla vita. E qui però si tratta di, di lasciare indietro il vostro ego, io sento. Perché c'è bisogno di tagliare qualche cosa, di diventare onesti nei confronti di voi stessi. Ed è per quello che qui ci sarebbe questo cavaliere di coppe al centro lettura. È un po' come se neanche date spazio a, a quello che è la possibilità di ricevere una proposta. Adesso dipende da che tipo di single siete, se proprio non avete nessuno oppure se avete conosciuto qualcuno di recente. Comunque c'è qualche cosa legato a una proposta che non va giù, ecco. Abbiamo poi un 10 di pentacoli al contrario, scusatemi, il re di bastoni al contrario, il cavaliere di bastoni al contrario. Ecco, quello che qui poteva essere, diciamo, un appagamento da un punto di vista emotivo, come vi dicevo già all'inizio, perché qua abbiamo un 9 di coppe, sì, è vero, siete appagati, ma manca qualcosa di concreto. Manca, anche qui avete tre figure di bastoni. Qui manca, beh, magari per qualcuno manca la passione, manca quella, l'alchimia, la chimica, diciamo così. Per qualcun altro magari manca il divertimento. C'è una sorta di mancanza qui. Vi dico, se proprio non avete nessuno, può essere che si avvicini qualcuno più in là. Diciamo non in questa lettura, ok? Però perché comunque ho un re di bastoni in effetti nella lettura, ma è al contrario, quindi può essere che ci sia già qualcuno nell'aria, ma che ancora non sia una cosa così concreta, ecco. Manca un po' di flirt, un po' di gioco. Io sento che il passaggio da questo 10 di coppe a questo 9 di coppe, il fatto di non sentirsi riconosciuti perché non arriva quell'offerta, vi dà quello che è il senso di fallimento di cui parla questa carta. Ma siamo qui intorno anche, nella torre e nell'asso di spade. Qui o c'è qualche cosa che non avete detto o che non vi è stato detto o qualche tipo di sicurezza che voi vi siete creati nella vostra testa, perché mi viene da dire quello, perché quando c'è la torre è un crollo di certe sicurezze. Guardate, per qualcuno può essere che sia iniziata questa sorta di conoscenza dove vi abbiano un po' parlato, detto o abbiate parlato, detto di un eventuale futuro insieme, come famiglia, come unione, come qualcuno probabilmente ha dato a intendere che si poteva fare qualche tipo di progetto e c'è una sorta di attaccamento in questo senso, ma poi alla fine l'offerta concreta non arriva. Ok, andiamo a vedere per le persone che invece sono in una relazione. Che tipo di relazione? Diciamo che non importa, nel senso che siate in una relazione stabile da tempo,
piuttosto che in una relazione a distanza o in una relazione clandestina, è sempre una relazione. Quindi andiamo a vedere la relazione in sé. Ecco, 7 di spade, direi che non è una bella carta per cominciare. 8 di coppe nuovamente, qui ce l'avete al dritto, qua era girata al contrario. Quindi in quel 7 di spade, ecco, 2 di coppe e 2 di spade. In quel 7 di spade qui rivedo un po' la carta del fallimento. Qui sento che c'è qualche tipo di verità che è venuta a galla, qualche tipo di bugia. Asso di denari. Poi abbiamo un 9 di spade e un re di spade. È interessante come ci sono 3 re in tutte e 3 le linee. Allora, qui sicuramente questo 7 di spade è stata una, perdonatemi il termine, ma è stata una vigliaccata che vi hanno fatto e dalla quale probabilmente vi siete allontanati o state pensando di allontanarvi. Può essere che sia venuta a galla qualche bugia, ok? Qualche frode anche, ok? Perché il 7 di spade parla anche, è la carta del ladro, del bugiardo, quindi può anche essere che qualcuno, insomma, abbia cercato un po' di raggirarvi, diciamo così. C'è qualche bugia comunque che viene a galla, qualche verità che viene scoperta, o per qualcuno l'avete già scoperta e siete in questa fase di me ne vado o non me ne vado, perché in fondo è un po' quello che volevo. Avete comunque 10 di coppe, diciamo apparentemente c'era un'unione familiare. E il punto è che io credo che voi, perché abbiamo 2 di coppe qui e 2 di coppe qui, potrebbe essere per molte persone che la persona con la quale vi state relazionando in questi primi 15-20 giorni di ottobre sia una persona destinata a voi, ok? Perché comunque abbiamo il 2 di coppe in tutte e due le letture. Sento che voi comunque volete ancora bene questa persona, sento che vorreste stare con lei, voi non ve ne vorreste andare. È come se, guardate, qui i single hanno queste due carte, però un po' le sento che valgono anche per voi, vedendo poi queste due. Nel senso che c'è qualche cosa che non volete lasciare andare, qualche tipo di struttura, di realtà, di concretezza, di certezza che non volete lasciare andare. E difatti poi voi avete il 2 di spade in centro lettura, quindi cosa faccio? Da che parte vado? Non vedo chiaro, perché il 2 di spade è quella persona che non vede chiaro, è bendata la figura. Vi dirò che nonostante tutto, ok, c'è un asso di denari, c'è un nuovo inizio in questo periodo. Vi ricordo che comunque avevate un 9 di coppe nella lettura, diciamo, generale. Quindi c'è una sorta di appagamento interiore lo stesso, indipendentemente dal fatto che vi siate allontanati dalla discussione, allontanati dalla persona, dalla situazione, da quello che per voi è. Il 9 di spade mi dice che comunque voi siete ancora un po' preoccupati di quello che è stato, però vi dico è un 9. Subito dopo c'è il 10 che è una carta di chiusura ciclo, quindi vi state avviando verso la fine della sofferenza, ok? È vero che qui potrebbe esserci ancora della paura, però è roba vecchia, quindi non ci pensate più. Pensate a programmare i prossimi giorni, i prossimi mesi, insomma, a capire come volete impostare una determinata relazione, cosa volete voi dalla relazione. Ehm, Potrebbe esservi utile. Allora, non ci sono carte di contratti in realtà, però se con questa persona siete sposati e siete in separazione fisica e aveste bisogno di vederci più chiaro, le carte vi consigliano di rivolgervi a qualcuno che abbia un occhio più clinico sulla situazione. Perché comunque il re di spade è un'energia di una persona che calcola, che
studia, che valuta, è un buon osservatore. Andiamo a vedere una carta da parte degli oracoli. C'è un nuovo inizio, comunque, ragazzi. Anche i singoli avevano un 10 al contrario, quindi anche loro stanno iniziando, come vi posso dire, a intravedere qualche cosa. Andiamo a vedere. Ecco, guardate il 2 di coppe. Guardate, per l'ultima, perché mi è venuto vedendo questa carta, per l'ultima parte, se foste coppie in separazione, come penso che sia per molte persone, con questo 2 di coppe sento che state cercando di materializzare, se vogliamo, di manifestare un incontro. E qui parla di un incontro, di conversazioni, di assaporare il momento, di amicizia. Quindi sì, sento che avete bisogno di rivolgervi, di parlare con qualcuno, soprattutto le persone dell'ultima linea, diciamo. Andiamo a vedere ancora un messaggio da parte dell'universo. Sono uno spirito che sta avendo un'esperienza umana e sono qui per essere più vicino all'amore. Guardate, è interessante perché questa carta la sento legata con l'imperatrice, ma se vi devo dire che vedo l'imperatrice qui, la vedo solo nel caso in cui potesse essere una madre che a livello familiare non vi appoggia. Ecco, in questo caso lo posso sentire. Però non ho carte di progetti, non ho carte di... beh, ci sta comunque, perché comunque l'imperatrice è la dea dell'amore, è Venere, ed è una lettura sull'amore. Va bene. Ragazzi, questo è quello che avevo per voi. Volevo vedere se avevo ancora qualche cosa da dirvi, ma a parte quello che ho già detto non mi entra niente di nuovo. Io spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate della lettura così, un po' più estesa in queste 2 linee, diciamo. Se vi è piaciuto il video potete comunque mettere un like, potete iscrivervi, condividere, commentare, fare una donazione. Ogni tipo di supporto a me serve, aiuta. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!